Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Calcinex ABSRL, ultimo aggiornamento 4 novembre 2021. Cos'è Calcinex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Calcinex durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Calcinex? Calcinex è un farmaco a base del principio attivo calcitriolo, appartenente alla categoria degli vitamine D e nello specifico vitamina D ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda ABSRL. Calcinex può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Calcinex 1 mcg/ml, soluzione iniettabile per uso endovenoso, 25 fiale da 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. ABSRL. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo calcitriolo, gruppo terapeutico, vitamine D, forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni. Il Calcinex, calcitriolo iniettabile, è indicato per il trattamento della ipocalcemia e nell'iperparatiroidismo secondario nei pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica. Posologia. La dose ottimale di Calcinex, calcitriolo iniettabile, deve essere attentamente determinata in ciascun paziente. L'efficacia di una terapia a base di calcitriolo si basa sul presupposto che ciascun paziente riceva un appropriato ed adeguato apporto giornaliero di calcio. La dose iniziale di Calcinex consigliata, in relazione alla gravità dell'ipocalcemia e o dell'iperparatiroidismo secondario, va da 1,0 mg, 0,02 mg/kg, a 2,0 mg somministrati 3 volte la settimana a giorni alterni. Sono state tuttavia impiegate dosi iniziali che vanno da 0,5 mg fino a 4,0 mg 3 volte la settimana. Calcinex è usato solo per iniezione intravenosa. Il Calcinex è di norma somministrato in volo per via endovenosa alla fine del trattamento di emodialisi. Se non viene riscontrata una risposta soddisfacente nei parametri biochimici e nelle manifestazioni cliniche dello stato della malattia, il dosaggio può essere aumentato. L'incremento della dose può variare da 0,5 mg a 1 mg ad intervalli di 2-4 settimane. Sono stati impiegati incrementi del dosaggio da 0,25 mg a 2 mg per volta e sono state raggiunte dosi massime fino a 8 mg 3 volte la settimana. Durante questo periodo di titolazione, i livelli sierici di calcio e fosforo vanno controllati almeno 2 volte la settimana. Nel caso si manifesti ipercalcemia o il prodotto calcio/fosforo, KXP, sia superiore a 70, la somministrazione del farmaco dovrà essere immediatamente sospesa fino a quando non siano stati ripristinati i valori normali di questi parametri. Successivamente la terapia deve iniziare ad un dosaggio più basso. Può essere necessario ridurre le dosi al ridursi dei livelli di PTH in risposta alla terapia. I prodotti farmaceutici per uso parenterale devono essere ispezionati visivamente prima della somministrazione per l'eventuale presenza di particelle sospese o imbrunimento del prodotto. Gettare la quantità di farmaco rimasta inutilizzata. Controindicazioni. Calcinex è controindicato in tutti i disturbi associati all'ipercalcemia in pazienti con nota ipersensibilità al calcitriolo, o a farmaci della stessa classe, o ad una qualsiasi degli eccipienti. Se vi è evidenza di tossicità dovuta alla vitamina D, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Esiste una stretta relazione tra il trattamento con calcitriolo e lo sviluppo di ipercalcemia. Possono scatenare l'ipercalcemia un brusco rialzo dell'assunzione di calcio risultante da cambiamenti nella dieta, ad esempio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dal momento che il calcitriolo è il metabolita disponibile più efficace della vitamina D, non si deve prescrivere nessun'altra preparazione a base di vitamina D durante il trattamento con calcitriolo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Calcinex insieme ad altri farmaci come Bifozil, calcio più magnesio cloruro Bioindustrial IM, Citraflet, citrato espresso Gabbiani, Crystal Sol, elettrolitica Bil.Manten. Con glucosio Bioindustrial IM, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio monico, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio Baxter, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio galenica senese, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio Salf, elettrolitica Bil. Reidr. Con glucosio più calc. Gluc. Monico, elettrolitica ec.enterrica Diaco, elettrolitica ec.enterrica Fresenius Cab Italia, elettrolitica ec.enterrica Monico, elettrolitica ec.pediatrica Baxter, elettrolitica ec.pediatrica Bioindustrial IM, elettrolitica ec.pediatrica Fresenius Cab Italia, elettrolitica ec.pediatrica Galenica Senese, elettrolitica ec.pediatrica Monico, elettrolitica ec.pediatrica Salf, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Fresenius Cab Italia, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Salf, elettrolitica reidratante Bioindustrial IM-Sol. Per Inf. ILI, elettrolitica reidratante ILI Baxter, elettrolitica reidratante ILI Diaco, elettrolitica reidratante ILI più glucosio Fresenius Cab Italia, elettrolitica reidratante ILI più glucosio Monico, elettrolitica reidratante ILI Fresenius Cab Italia, elettrolitica reidratante ILI Galenica Senese, elettrolitica reidratante ILI Monico, elettrolitica reidratante ILI Salf, elettrolitica Reint. Più GL più NA-gluconato Bioindustrial IM, elettrolitica Reint. Più GL più NA-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Baxter, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Bioindustrial IM, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Monico, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Salf, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Bioindustria L, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Monico, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Salf, elettrolitica Reint. pH 7,4 più NA-gluconato Bioindustrial IM, elettrolitica Reint. pH 7,4 più NA-gluconato Salf, Extraneal, FM Nux Vomica Complex, FMS Calcium Fluoratum Complex, Freamine IV, Gelaspan, Isolite, Magnesia Bisurata Aromatic, Magnesio Solfato Bioindustrial IM, Magnesio Solfato Galenica Senese, Magnesio Solfato Salf, Nutrineal PD4, PQ-Prep, Sol. Cardioplegica Bioindustrial IM, Sol. ADS Thomas IV, soluzione cardioplegica galenica senese, soluzione per circolazione extracorporea, S. Thomas IV, Monico, Sterofundin, Volurite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Calcinex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Calcinex durante la gravidanza e l'allattamento? Si è verificata una stenosi sopravalvolare aortica in feti di conigli con dosi quasi letali di vitamina D somministrata alle coniglie gravide. Non c'è evidenza che suggerisca che la vitamina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sulla base del profilo farmacodinamico degli eventi avversi riportati, si presume che questo prodotto sia sicuro, che sia improbabile un suo effetto avverso su tale capacità. Effetti indesiderati. Sono state riportate reazioni di ipersensibilità con frequenza comune. Inoltre sono state ricevute segnalazioni post-marketing di anafilassi. Sono stati osservati rossore localizzato al sito di iniezione e lieve dolore occasionale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, trattamento di ipercalcemia asintomatica. Vedi paragrafo 4.2 posologia e modo di somministrazione. Poiché il calcitriolo è un derivato della vitamina D, i sintomi di sovradosaggio sono gli stessi di quelli di vitamina D. L'assunzione di alte dosi di calcio e fosfato insieme a Calcirex possono causare sintomi analoghi. Vedere paragrafo 4.4 avvertenze speciali e precauzioni di impiego e 4.8 effetti indesiderati. Il risultato ottenuto moltiplicando il valore della calcemia per quello della fosfatemia, Kp, non deve superare i 70 mg/dl2. Un alto livello di calcio nel paziente dializzato può contribuire allo sviluppo di ipercalcemia. Sintomi acuti di intossicazione da vitamina D: anoressia, cefalea, vomito, costipazione. Sintomi cronici: distrofia, debolezza, perdita di peso, disturbi sensoriali, possibili stati febbrili accompagnati da sete, poliuria, disidratazione, apatia, arresto della crescita e infezioni del tratto urinario. L'ipercalcemia può portare a calcificazione metastatica della corteccia renale, miocardio, polmoni e pancreas. Trattamento della ipercalcemia e sovradosaggio di iniezione di calcitriolo in pazienti in emodialisi. Il trattamento generale di ipercalcemia, maggiore di 1 mg/dl al di sopra del limite superiore del range normale, consiste nella sospensione immediata della terapia con calcitriolo, istituzione di una dieta a basso contenuto di calcio e la sospensione di integratori di calcio. Si può considerare una diminuzione di calcio nella soluzione di dialisi. Livelli sierici di calcio devono essere determinati tutti i giorni fino ad avere una normocalcemia. Ipercalcemia di solito si risolve in 2-7 giorni. Quando i livelli di calcio nel siero sono tornati nei limiti della norma, la terapia con calcitriolo può essere ripresa con un dosaggio 0,5 mg meno della precedente terapia. I livelli sierici di calcio devono essere valutati almeno 2 volte alla settimana durante la titolazione della dose. Trattamento del sovradosaggio accidentale di iniezione di calcitriolo. Il trattamento del sovradosaggio acuto accidentale di calcitriolo deve consistere in misure generali di supporto. Determinazioni seriali degli elettroliti sierici, in particolare calcio, tasso di escrezione urinaria di calcio e la valutazione delle anomalie elettrocardiografiche dovute a ipercalcemia devono essere ottenuti. Tale controllo è critico nei pazienti trattati con digitale. L'interruzione del supplemento di calcio e l'avvio di una dieta a basso contenuto di calcio sono anche indicati in caso di sovradosaggio accidentale. Qualora i livelli di calcio nel sangue persistano, ci sono una varietà di alternative terapeutiche che possono essere considerate, a seconda delle condizioni di base del paziente. Approcci di gestione temporanea riportati in letteratura sono: diuresi salina forzata, emodialisi contro un dializzato privo di calcio e l'uso di farmaci come i bisfosfonati, mitramicina, calcitonina, glucocorticoidi e nitrato di gallio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: vitamina D ed analoghi. Codice ATC A11CC04. Il calcitriolo è la forma attiva della vitamina D3, colecalciferolo. L'apporto naturale o endogeno di vitamina D nell'uomo dipende. Proprietà farmacocinetiche. Il calcitriolo, quando somministrato in bolo, risulta rapidamente disponibile a livello ematico. I metaboliti della vitamina D3 vengono trasportati nel sangue legati a proteine plasmatiche specifiche. L'attività farmacologica di una, dati preclinici di sicurezza, si sono verificati decessi in seguito alla somministrazione orale di calcitriolo a dosaggi di 25,6 mg/kg in ratti neonati e di 11,2 mg/kg in ratti prematuri, ma non in ratti. Elenco degli eccipienti: Calcirex 1 mg polisorbato 20, cloruro di sodio, sodio ascorbato, fosfato di sodio dibasico anidro, fosfato di sodio monobasico, monoidrato, sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.